Ciao, sono Caruso. Allora, oggi parliamo di cambiamento in un modo un po' più organizzato, perché quando si parla di cambiamento si parla anche di resistenze, si parla anche di omeostasi, di familiarità, di economia cognitiva, e adesso questi piccoli temi te li voglio un pochino spiegare. Allora, innanzitutto, se non mi conosci, dovresti sapere che io mi occupo di strategie, strumenti di cambiamento ormai da più di 15 anni e ne sento dire tante nel panorama della crescita personale, del cambiamento in generale. Allora, ogni volta che cerchiamo di cambiare qualcosa, noi abbiamo delle resistenze. Da che cosa sono dovute queste resistenze? Sto cercando di sintetizzare, per quelli che hanno poco tempo e vogliono le risposte facili. Allora, sono derivati maggiormente da questo stato del nostro inconscio che tende a mantenerci sempre nello stesso stato, appunto, ovvero nel concetto di familiarità. Quello che conosce lo vuole mantenere, qualcuno lo chiama anche zona di comfort, e invece quello che non conosce lo spaventa e quindi fa delle resistenze al cambiamento. Questo è il quadro super generale. Mi sentirai utilizzare tantissimi termini perché, come dico spesso, tante scuole, tanti nomi. Purtroppo si fa molta confusione se non si è studiato a largo raggio tante scuole, per poi cominciare a capire che si parla sempre della stessa cosa. Noi non possiamo fare altro che cambiare, però questi cambiamenti che noi facciamo vanno sempre nella direzione della nostra familiarità, di quello che per noi è familiare. Da lì una valanga di strategie e di tecniche, soprattutto ipnotiche e nell'ipnosi conversazionale, per far sì che l'inconscio non avverta che c'è qualcosa di non familiare. Ma parlando di familiarità, dobbiamo anche menzionare il concetto, ormai studiato tantissimo dalla psicologia, della economia cognitiva, ovvero, sempre stringendo per quello che non ha troppo tempo, il nostro cervello consuma tantissimo ossigeno e tantissimo zucchero. Lui deve in qualche modo cercare sempre la soluzione più rapida, più indolore, diciamo così, per arrivare dal punto A al punto B. Come fa a fare questo? Utilizza le strategie, utilizza i percorsi neuronali che conosce da tanto tempo. Quindi quando si crea un cambiamento bisogna veramente creare un grosso vantaggio per l'interpretazione che ne dà il nostro cervello. E quindi come facciamo ad architettare tutto? Attraverso la ripetizione, attraverso la stabilizzazione, attraverso la naturalizzazione delle piccole fasi di cambiamento che andiamo a mettere in gioco. Ma se parliamo di questo, dobbiamo parlare del tema centrale di questo video, che è l'adattamento. Molte persone sostengono che l'adattamento è un qualcosa di assolutamente positivo, perché possiamo adattarci alle cose. Beh, io sostengo che l'adattamento è sì la migliore delle caratteristiche dell'essere umano, ma anche la peggiore, e vi voglio spiegare perché. La migliore perché come specie animale gli esseri umani si sono adattati a tutto, a mangiare qualsiasi tipo di cibo, a qualsiasi tipo di clima, di evento climatico, a qualsiasi modalità di approccio alla vita, per esempio svegliarsi molto presto, oppure stare svegli la notte, cacciare, oppure stare molto sedentari e via discorrendo. Ci siamo adattati per il concetto di sopravvivere. Se vuoi sopravvivere in qualche modo ti devi adattare, e quindi abbiamo adattato le nostre papille gustative, abbiamo adattato il nostro intestino a digerire certe cose piuttosto che altre. Bene, e questo è chiaramente un vantaggio per l'evoluzione della nostra specie. Però c'è un grande però: l'adattamento può essere anche un qualcosa di negativo. Infatti noi ci adattiamo molto velocemente al comfort, e persone che per esempio prima... Oh, l'ambulanza. Possibile che quando faccio i video passa sempre l'ambulanza? Vabbè. Persone che prima guadagnavano 6-7 mila euro al mese e poi magari cambiano lavoro e ne guadagnano 2.000 euro al mese,
tiro lì delle cifre, tanto per farvi capire. E siccome si sono adattati a un tenore di vita molto alto, tornare indietro quello non ci piace, quello è un adattamento negativo, cioè noi riusciamo ad adattarci anche a dei livelli di vita per cui poi dopo non diventiamo elastici in casi in cui perdiamo quei vantaggi. E questo ci fa capire molto della nostra società. Noi sprechiamo tantissima energia, tecnologia e quant'altro e facciamo un po' fatica quando siamo per esempio in campagna a fare un po' attenzione allo spreco d'acqua, un po' attenzione allo spreco dell'energia in generale. Ecco, quello per me è un adattamento negativo. Vi ricordo che in un modo o nell'altro, tutte le volte che attraversiamo un cambiamento, ve lo ripeto, tutte le volte che attraversiamo un cambiamento, sentiamo delle resistenze, ci sentiamo un po' fuori dalla nostra zona di comfort, anche perché se fosse già una zona di comfort non staremmo cambiando proprio niente. Quindi dovete prendere in considerazione che ogni percorso di crescita personale, ogni strategia di cambiamento, ogni tecnica, ogni strumento in qualche modo deve essere adattato a voi perché sia efficace per il vostro obiettivo. Ma vi dovete ricordare che dovete fare un po' di muscoletti, vi dovete dare un pochino da fare per mettere in atto questi cambiamenti, perché dentro di voi sentirete comunque delle resistenze. Le sentirete da un punto di vista fisico, le sentirete da un punto di vista mentale, da un punto di vista emotivo, da un punto di vista sentimentale. Non vuol dire sentirete delle piccole resistenze che dipendono dal vostro livello di adattamento. Alcune persone che vogliono davvero cambiare, che sono molto motivate a cambiare, non si rendono conto quanto si sono adattate alla sofferenza e gli sembra assolutamente inverosimile di poter stare magari una giornata intera senza ansia o una giornata intera senza pensare all'amico che hanno perso o al lavoro che non sta andando bene. Perché troppe volte ci siamo abituati a pensare male, a pensare pensieri positivi, scusate il gioco di parole, e questo è un modello di adattamento. Come si fa a lavorare in questo ambiente? Ci sono delle strategie specifiche per ognuno di noi. Ancora una volta mi tocca dire, la persona che incontrerete prima o poi su YouTube, che vi dice che ha il metodo che aiuta tutti, la tecnica che risolve tutti i problemi, ecco, quella persona lì è un poco di buono. Ok? Stavo per dire un'altra cosa, meno male mi sono fermato. È un poco di buono, perché non è vero. Proprio perché noi siamo in grado di adattarci, questi adattamenti che creiamo sono così specifici per cui quando lavoriamo nel nostro cambiamento, miglioramento, crescita, chiamalo come ti pare, è sempre cambiamento. Ecco, quando noi lavoriamo nel nostro sviluppo, anche questa è un'altra parola del cambiamento, dobbiamo ricordarci che siamo soggetti unici e irripetibili. Quindi come faccio io quando le persone mi chiedono il consiglio, mi dai la tecnica, mi dai lo strumento, ma come faccio io a dire qual è la tecnica e qual è lo strumento se non vi conosco, se non iniziamo a lavorare, se non mettiamo giù sul tavolo quali sono le vostre caratteristiche specifiche? Perché se utilizzate strumenti magari potentissimi che davvero funzionano, ma che hanno a che fare con la standardizzazione o con l'adattamento o con l'omeostasi o le resistenze di un'altra persona, è chiaro che produrrete pochi risultati. In quel caso serve un professionista che riesca a calibrarvi e che riesca a dirvi quali sono le migliori soluzioni per voi. Noi, ed ecco che ritorno di nuovo al tema centrale, cioè l'adattamento, noi negli ultimi 20-25 anni ci siamo adattati all'idea che ci fossero delle tecniche che potessero accontentare
tutti, no? Una respirazione che va bene a tutti. Questa è un'altra delle cazzate che ho sentito ultimamente. Ma sì, però sai che c'è quella respirazione che va bene per tutti. Ma chi l'ha detto? Ma se una persona ha problemi di pressione, se una persona ha problemi perché è in stato interessante, se una persona ha problemi perché ha il cuore che gli batte troppo velocemente o troppo lentamente, la stessa identica tecnica respiratoria a questi personaggi non la puoi adattare. Ok, non la puoi fare usare la stessa tecnica a tutti, ed è per questo che esistono i breath coach come me che cercano di creare un programma specifico per la persona. Allora, noi ci siamo adattati al concetto che c'è la macchina che va bene per tutti, c'è il cibo che va bene per tutti. Guardate, l'avvento di, ora lo dico, va bene, poi magari mi bipperò nel video, McDonald's e Burger King fanno delle ricerche pazzesche a livello mondiale e cercano di trovare la media, il giusto compromesso del sapore per quell'area geografica, per quella popolazione. Ma non è così, perché la realtà dei fatti è che non accontenti nessuno. Ognuno di noi ha un gusto specifico. Certo, ci possiamo adattare, però lo chef migliore è quello che ti conosce, sa che cosa ti piace, come ti piace e ti fa il piatto per te, su misura. Molte volte lo chef migliore noi lo riconosciamo in nostra madre. Anche qui sto generalizzando, chiaramente, però diciamo molte persone, noi che siamo italiani, diciamo come fa le lasagne mia madre, non c'è nessuno. Perché? Perché ci siamo adattati a quel gusto, a quella familiarità. Ora, è vero che quando noi vogliamo migliorare, crescere, cambiare, svilupparci, dobbiamo sempre stare attenti a quale resistenze mettiamo in atto e quanta energia dobbiamo spendere in più, perché vi ricordo, l'economia cognitiva è sempre in atto da un punto di vista del cervello, però in qualche modo dovremo spendere più energie all'inizio per risparmiarne moltissimo dopo. E allora dobbiamo lavorare con lungimiranza. Un altro dei temi che ormai sono 2 o 3 anni che porto a galla. È inutile pensare al pensiero oggi per oggi, è inutile pensare alla tecnica che in questo istante mi ha funzionato. Poi esco fuori, sono sollecitato, sono sottoposto a sollecitazioni diverse, come può essere lo stress, il lavoro, la compagnia e quant'altro, e quella tecnica non funziona più perché no, bisogna fare delle fondamenta solide e lavorare con lungimiranza. Faccio un riassunto di tutto questo video perché penso che tu adesso possa avere un briciolino di confusione, e ebbene, se quando ti spiego le cose hai un briciolo di confusione, è bene, perché stai allentando le maglie dei tuoi ingranaggi e finalmente riesci a fare entrare un pochino di nuove informazioni che ti fanno bene, perché se stai sempre nella tua zona di comfort non cresci. Oggi abbiamo parlato di cambiamento, evoluzione, crescita, sviluppo, che sono sempre parte del cambiamento. Abbiamo detto che ogni volta che facciamo qualcosa di questo tipo di attività, incontriamo delle resistenze, perché noi siamo sempre sotto omeostasi, ovvero cerchiamo sempre di mantenere il nostro stato. Pensate per esempio, per farla molto semplice, alla temperatura, ok? Noi dobbiamo comunque sempre stare intorno ai 36 gradi. Se esci fuori e fa un freddo cane, il tuo apparato termoregolatore deve far crescere il volume di temperatura interna in modo che possa in qualche modo combattere il freddo esterno, ma fa esattamente il contrario quando c'è caldo. Quando c'è molto caldo, il tuo apparato termoregolatore che cosa fa? Ti fa sudare, perché nella fase di evaporazione dell'acqua raffreddi la superficie e quindi riporti a 36 gradi il corpo. Ecco, l'omeostasi è un po' quello, cerca di fare esattamente quello, cerca di farti stare in equilibrio. Il problema è che se quell'equilibrio per te adesso è diventato disfunzionale, in qualche modo quell'equilibrio lo soffri, e allora vorrai crescere, cambiare, migliorare, evolverti, ma controintuitivamente non è tanto semplice fare questa cosa, perché incontri delle resistenze, e per ovviare a queste resistenze dovrai avere qualcuno che ti struttura un percorso
per bene, con lungimiranza, in modo che tu possa stabilizzare e naturalizzare ogni piccolo cambiamento, e in modo che l'economia cognitiva del tuo cervello cominci a dire: ma sai che c'è? Questo percorso neuronale che ho fatto per tanto tempo e che mi faceva risparmiare zucchero e ossigeno, adesso sembra paragonabile con quest'altro, ma ho molti più risultati, fammelo provare per un po'. E più lo ripeti, più lo consolidi e lo stabilizzi e lo naturalizzi, più tu ti adatti al tuo prossimo livello di evoluzione. Semplice? Beh, insomma, lavorare con questo paradigma, lavorare con strumenti importanti e strutturati bene, può essere semplice, ma mi rendo conto che per molte persone non è semplice cambiare, e vi prego, non andate a cercare la tecnica, cercate un percorso, perché nella vostra evoluzione potreste cascare di nuovo nelle mani di questi fanfaroni che vi raccontano delle frottole. Ok? Allora, io spero di averti spiegato un bel po' riguardo cambiamento, resistenza, omeostasi, familiarità, economia cognitiva, adattamento positivo e negativo, stabilizzazione, naturalizzazione e quant'altro. Questi temi, che tu ci creda o no, sono sempre tutti quanti insieme, e se vuoi lavorare in autonomia, se vuoi essere indipendente nel tuo cambiamento, ti devi ricordare che devi imparare a maneggiarli tutti quanti come un giocoliere che non fa mai cadere la pallina, perché se fai cadere anche una sola di queste palline torni indietro, perché il tuo adattamento ti dice: no, ma io mi sento meglio qui nello sporchino della mia stanza che conosco bene bene. Ok? Quindi stai attento, organizza bene il tuo percorso, e ti auguro tanta felicità, perché ce n'è bisogno tanta. Come spesso ho detto qualche anno fa, ricordatevi che anche la felicità è infettiva, e quindi quando siete felici, infettate di felicità tutti quanti. Bene, non vado oltre, vi ricordo il mio nome è Caruso Colzi, trovate tutte le mie informazioni su www.carusocolzi.com. A me non resta altro che augurarvi una buona serata. A presto.